bisogno di alcuni consigli per completare le mie rose su Sorare e ovviamente quando non ha bisogno di un consiglio che cosa fa? Va a parlare con il pozzo, un grande classico. All'interno del pozzo chi c'è? Gugli. L'esperto di qualsiasi giocatore conosciuto sul pianeta Terra. Ma soprattutto all'interno dei pozzi, esperto di giocatori dei pozzi. Sono un pozzaiolo. Allora scopriamo dopo la sigla quali sono i giocatori che mi vuoi suggerire. Amiche e amici di YouTube, ben ritrovati sul mio canale per un altro video incredibile a tema Sorare. Questa volta il buon Gugli andrà a consigliarci dei giocatori che facciano all around. Adesso spieghiamo anche che cosa vuol dire, ma prima devo far vedere anche Gugli che è lì in basso a destra. Anzi no, è dentro il pozzo ancora, ma mettiamolo in basso a destra. Vai. Salve. Salve. Mi rimetto a basso a destra senza problemi. Se all'interno delle aste di Sorare, ecco qua che cambiano le carte, però prima di diciamo spiegare quali sono i giocatori, cioè di mostrare i giocatori, spieghiamo che cosa vuol dire, cioè quali sono i parametri, visto che questo è un format che comunque è piaciuto abbastanza, quello in cui andiamo a scoutare dei player più o meno conosciuti, dobbiamo anche specificare bene di che cosa stiamo parlando, quindi dello all around. Vuoi lanciarti tu in questa spiegazione o lo spiego io? Mi dica lei, uomo del pozzo. No, guarda, secondo me lei è il migliore di fare tutto questo. Allora, praticamente quando si assegnano dei punteggi su Sorare ci sono due grandi gruppi che bisogna considerare. Uno è il gruppo dei decisive, quindi tutte quelle azioni che alzano di livello il punteggio del nostro giocatore. La semplifico molto, quindi se voi partite con un giocatore titolare avrà 35 punti, se fa un gol, un assist o comunque tutte quelle azioni che sono decisive, aumenterà di un livello e quindi da 35 passerà a 60 e poi ogni livello successivo prende 10 punti in più. Invece noi qua stiamo andando a cercare dei giocatori che facciano azioni meno importanti, diciamo ai fini del punteggio, ma che sommate alzino appunto quello che si chiama all around della carta in questione. E quindi, non so, i duelli vinti, tutta questa serie di i passaggi completati correttamente, i tentativi di assist, questa categoria di azioni che potete comunque trovare facilmente nelle varie guide anche sul mio canale o sul sito direttamente di Sorare. Tutto questo tipo di azioni vanno a formare l'all around e noi abbiamo trovato 3 giocatori molto forti in questa categoria di punteggio. Non troppo costosi. E ovviamente sì, non troppo costosi e di campionati diversi. Abbiamo cercato con questi parametri i 3 giocatori. Prima di iniziare però vi invito come al solito ad iscrivervi al canale. Io qua sono già iscritto, ho già attivato la campanella. Direte perché sei iscritto al tuo canale? Perché sono un megalomane. E poi potete anche lasciare like all'interno del video stesso schiacciando qua sopra. Potete lasciare un commento, consigliare voi dei giocatori, consigliare voi dei format, scriverci quello che volete. Noi ovviamente prendiamo tutto in considerazione, infatti arriveranno dei video che voi ci avete richiesto, per cui scriveteci pure nei commenti che siamo abbastanza, diciamo, reattivi su quello che voi ci andate a chiedere. Ci sono anche i link in descrizione per iscrivervi alla piattaforma di Sorare o per joinare la nostra community di Telegram. Ho usato veramente il termine joinare? Sì, se volete entrare all'interno della nostra community di Telegram potete farlo e potete anche seguirci su Twitch tutti i giorni alle 14, tranne il weekend. Ho detto Twitch, non dovevo dirlo, ma ce lo teniamo lo stesso. Questo video non verrà mai più visualizzato perché YouTube ce lo casserà. Partiamo col primo giocatore. Vuoi dire qualcosa, Gugli? Questo è un mega giocatore. Eccolo qua. Vedete? Eccolo qua, vedi. Ah, questo è il mio pupilloide. Questo tu ce l'hai, tra l'altro, maledetto. È il mio pupilloide. Infatti sono uno tra quelli che l'ha preso più basso. Credo se vai su Price Graphs, vedi il puntino più basso. Potrebbe essere questo, Gugli, sì. Eccolo lì. A 54 euro l'ha preso Gugli. Sembra un po' Rabiot di faccia, ma poi effettivamente ci assomiglia come giocatore. Gioca nel Bastia, quindi nella Liga, scusatemi, nella seconda divisione francese. E niente, vabbè, punteggi parlano per lui. E come vedete, qua, sotto questa colonna su Sorare Data, c'è appunto il nome, la categoria All Around. E come vedete, diciamo che è abbastanza esperto in questa categoria. Più quest'anno che in passato, ma sta facendo bene. Questo perché è utile? Perché non siete, quando i giocatori hanno questa caratteristica,
non siete dipendenti troppo dalla performance della squadra e dal fatto che comunque il giocatore appunto debba fare qualcosa di veramente decisivo all'interno della partita, ma lui, bene o male, qualsiasi cosa succeda, il suo punteggio lo porta a casa, quindi sono giocatori molto affidabili. Vedete che qua il Bastia ha perso 2-0, in quella precedente ha perso 3-0, lui comunque ha sparato un 85 o un 56. E così possiamo andare anche a ritroso con l'Amiens, dove ha perso il Bastia sempre 2-1, ma lui ha fatto comunque 71.40. Quindi, diciamo, questa caratteristica di solito fa apprezzare i giocatori anche per una situazione dove magari state considerando una rosa per, non so, delle cappe tipo la 240. Questo è un L15 troppo alto, però sono giocatori costanti che vi vanno a tappare i buchi nelle varie rose. Ho detto qualcosa di sbagliato, Gugli? No, hai detto veramente tutto bene. Tra l'altro, la cosa più importante è che anche quando perdono malamente fanno sempre buoni voti. Esatto. Quindi la costanza è la caratteristica principale di questi giocatori. Passerei al successivo, sempre ricordandovi che non diamo consigli finanziari sul nostro canale e nei nostri video. Siamo semplicemente degli appassionati che parlano ad altri appassionati. Andiamo in Turchia. E qua ti lascio a Di là, te nominare ci questo giriamo. giocatore. Questo un mio pupillo, no, scherzo, è Emir Topçu. Del Rizespor. E questo è un altro di questi, cioè se andiamo a vedere un attimo sotto gli score, questo nessuno di noi lo ha, però abbiamo visto che fa molto bene e come potete vedere è all around molto alti, Difensore lui, sì sì, un 82 con un gol preso, quindi niente clean sheet. E sembra che fa anche molti assist, perché cioè, 2 assist lì vuol dire che ha l'assist nelle corde, però E sono poi sempre 30, 40, 30 all around, se lo porto dietro. una cosa da aggiungere su questo giocatore, che prende parecchi gialli, perché comunque Sì. vediamo che ne prende praticamente uno ogni 2 partite, però anche quando, cioè forse performa addirittura meglio quando la squadra subisce un gol rispetto a quando riescono a fare clean sheet, perché qua c'è una clean sheet e prende 50 e qua addirittura ha subito 2 gol e fa comunque 61, quindi direi affidabilità massima per lui, no? Mm. Perché qua ha fatto Sì. l'assist in realtà. Vabbè, Campione. comunque, vabbè, i Bel voti parlano per giocatorino. lui, sì. È il Un bel 36esimo giocatore. difensore del gioco, costa 100 euro la rara e 12 euro la gialla. Under 22, Under 23, Under 22 23. anni. Questa è l'altra caratteristica che non abbiamo detto, che sono tutti under 23 questi giocatori, o sbaglio? Non sbaglio. Sì, 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 non sbagli, anzi abbiamo proprio detto Under 23. Eccolo qua. Ci sarà nel titolo, ma non l'ho detto prima. Pasqualone. Pasqualone. Lui è Pasqualone Struhik. Abbiamo scelto anche giocatori con nomi facili, come avrete capito. È una caratteristica di questo video. Vabbè, lui gioca nel Leeds, quindi in Championship. In una squadra molto buona nella Championship, Sì, evidente. infatti sicuramente spesso si va a prendere i 10 punti della clean sheet, come vedete. Sono 4 partite di seguito che prende clean sheet il Leeds e quindi sicuramente questo l'aiuta perché la clean sheet per i difensori va all'interno dell'all around. Però insomma è un difensore molto affidabile per il prezzo che ha, che non è altissimo, anche lui 100 euro la rara, 7 euro la limited, non è il difensore più forte del gioco, è semplicemente il 1000esimo, però potrebbe andare a completarvi magari qualche squadra senza troppe pretese, direi lui. Esatto. Soprattutto perché è E di una poi squadra forte, no? Quindi e c'è anche l'all-around, c'è il 15, l'L15 abbastanza basso esatto, lui ecco, questo è proprio il classico caso di giocatore ottimo per la per la per la soglia. K240, per la soglia, perché ha l'L15 basso, è comunque affidabile, è in una squadra forte per il suo campionato, il Leeds, quindi che può, come dire, dominare o comunque andare avanti a fare bene. Certo poi c'è il rischio che salga di categoria, ma questo se ne parlerà molto più avanti comunque nel tempo. Nel frattempo potete sfruttarlo per avere questi, diciamo, 60 punti di media che per adesso sembra poter prendersi e portarsi a casa questo giocatore. Vuoi aggiungere qualcosa, signor Gugli? No, credo che abbiamo detto tutto. Siamo stati dentro i 10 minuti, vogliamo sforare? No, direi di no. Non No, non sforiamo. sforiamo mai. Esatto, siamo molto bravi. Salutiamo, arrivederci, ho lanciato anche il cavo. A presto. Arrivederci a tutti.